Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video tutorial. Oggi parleremo della creazione dei widget che riguardano la funzione di illuminazione. Per accedere all'interfaccia web apriamo un browser e digitiamo nella barra dell'URL l'indirizzo IP del nostro dispositivo. Quando lavoriamo su PC, il browser di preferenza è Chrome. Se lavoriamo su Mac, il browser di preferenza è Safari. Nella barra dell'indirizzo ora abbiamo messo l'IP statico del nostro dispositivo collegato localmente alla rete domestica, utilizzando l'indirizzo di fabbrica che è 192.168.0.110. Nel caso di una connessione remota, per accedere all'interfaccia web del nostro server, nella barra dell'indirizzo dobbiamo inserire l'URL del cloud Equinix che ci porta direttamente in collegamento col nostro impianto. Questa interfaccia mostra, la pagina di visualizzazione della supervisione. Per entrare in configurazione dobbiamo selezionare il pulsante in alto a destra e selezionare la voce configurazione. A questo punto entriamo nell'ambiente di configurazione o di backend che ci consente di effettuare la configurazione dei nostri componenti grafici per l'illuminazione. Il primo passaggio richiede di realizzare una struttura dell'edificio. Per fare questo andiamo nella barra del menu a sinistra ad albero e selezioniamo la voce piani. All'interno di questo menu, premendo il pulsantino in basso più sulla barra di stato, possiamo introdurre un nuovo piano nel nostro edificio, in questo caso piano 4, e selezionando la voce piano 4 e premendo il pulsantino più, possiamo creare un ambiente all'interno di questo piano. Selezionando l'ambiente e premendo il pulsantino con i tre pallini, apriamo la scheda nell'ambiente di lavoro e qui possiamo selezionare un'immagine da assegnare al nostro ambiente. Possiamo chiudere la scheda. In questo caso poi possiamo cancellare tramite il pulsante cancella in basso nella barra di stato il nostro ambiente e il piano che abbiamo prima creato. Questo progetto di delego ha già una propria struttura, infatti abbiamo un piano 0 e se noi espandiamo l'elemento del menu vediamo che è composto da 3 ambienti, abbiamo un piano 1 e abbiamo il piano giardino. Questo è una parte fondamentale nella creazione dei widget. Per creare questi componenti, il passo successivo richiede di selezionare tecnologie, la voce KNX e la voce KNX Widget. A questo punto, premendo il pulsantino laterale con i 3 pallini in riga, apriamo nell'ambiente di lavoro la scheda che riguarda i componenti, i widget. Vedete che sono articolati nelle funzioni fondamentali di illuminazione, automazioni, tapparelle, tende e clima, allarmi, energia e via dicendo. Vogliamo creare un componente grafico per controllare una luce on-off. A questo scopo, in alto nella sezione illuminazione, troviamo questa casella a tendina, la espandiamo e andiamo a selezionare luce on-off. Il passo successivo richiede di premere il pulsante Add. A questo punto abbiamo creato il nostro componente. Diamo un nome e assegniamo degli indirizzi di gruppo. Non meno importante, andiamo a segnare l'ambiente di riferimento.
Se non viene assegnato l'ambiente di riferimento, non comparirà in ambiente di visualizzazione e sulla app il componente che abbiamo creato. Avete notato che gli indirizzi di gruppo legati al progetto ETS sono stati imputati senza lo slash, e questa è una funzione molto comoda che mette a disposizione il nostro server. Un'altra funzione molto utile la possiamo visualizzare premendo il pulsantino Edit, e all'interno della scheda noi possiamo premere il pulsante Clone, che ci consente di duplicare il componente che abbiamo configurato, associando degli indirizzi di gruppo con un offset opportuno o al gruppo principale o al gruppo intermedio o all'indirizzo di gruppo stesso. Questa operazione realizza in automatico la duplicazione degli indirizzi di gruppo e quindi ci consente di creare automaticamente più componenti grafici in una maniera semplice. Un'altra modalità di creazione del widget riguarda l'importazione del progetto ETS. In questo caso, invece di imputare gli indirizzi di gruppo manualmente, li possiamo comodamente selezionare da casella a tendina oppure tramite trascinamento dai componenti del progetto che si trovano nella finestra delle proprietà sulla destra dell'ambiente di configurazione. Andiamo a creare un secondo componente grafico, in questo caso un dimmer. Selezioniamo la casella tendina, selezioniamo dimmer generico e premiamo il pulsante Add. In questo caso espandiamo direttamente la scheda. Diamo un nome. Assegniamo l'ambiente di appartenenza, in questo caso il soggiorno, e andiamo ad assegnare gli indirizzi di gruppo. Il comando è lo stato per l'accensione e lo spegnimento. L'intensità dell'illuminazione. E in questo record andiamo a fissare la temperatura colore con gli indirizzi di gruppo di comando 142 e lo stato 152. A questo punto abbiamo completato la creazione di questo componente dimmerato. Un ultimo componente di illuminazione utile riguarda le luci RGB. Apriamo la casella a tendina in alto a destra, selezioniamo il componente RGB e premiamo il pulsante Add. Anche qui, tramite i pulsantini, apriamo la scheda nell'ambiente di lavoro, assegniamo un nome, assegniamo un ambiente di appartenenza e andiamo ad assegnare gli indirizzi di gruppo. Il comando on-off, la tonalità colore, comando e indirizzo di gruppo di stato, la saturazione, ed infine la luminosità. Una volta completata questa operazione chiudiamo la scheda e non dobbiamo dimenticare di premere il pulsante Restart. La funzione del pulsante Restart è quella di rendere attivi gli indirizzi di gruppo e comunicanti con gli oggetti di comunicazione passanti sul bus. Non è necessario premere il pulsante Restart ad ogni widget che viene composto, è sufficiente al fine della creazione di tutti i widget premere il pulsante Restart per tutti quelli che sono stati generati. Una volta completata questa operazione, tramite il pulsante
di uscita possiamo tornare al front-end e provare a valutare il lavoro che abbiamo realizzato. Con l'app Delego possiamo effettuare due tipi di navigazione, o per funzione, e in questo caso premendo uno dei pulsanti della barra degli strumenti in basso, e accediamo a tutte le funzioni di illuminazione del nostro impianto configurato, oppure per ambiente, e in questo caso premiamo il pulsante piano terra e selezioniamo l'ambiente soggiorno. Qui abbiamo i 3 widget configurati. Il lampadario on-off, che possiamo accendere e spegnere. Poi abbiamo il nostro componente dimmerato, che possiamo accendere, e possiamo dimmerare accedendo direttamente al widget, abbassando l'intensità luminosa e regolandola a piacimento. Possiamo anche cambiare la temperatura colore verso una luce più fredda o verso una luce più calda. Infine accendiamo la nostra luce RGB. Possiamo selezionare dalla paletta un colore preimpostato, il rosso, e possiamo selezionare un altro colore preimpostato. Ora mostriamo come realizzare una programmazione oraria sul LED RGB che abbiamo creato. Per fare questo, dal form principale della app, possiamo accedere per funzione agendo sul pulsante della barra degli strumenti. Selezioniamo il widget RGB e a questo punto facciamo un tap sulla barra dei programmi orari. Possiamo introdurre una sequenza di eventi in cui andiamo a impostare l'orario e l'attivazione o lo spegnimento del nostro LED RGB. Col pulsante più introduciamo altri eventi e una volta completati questi eventi, tornando indietro e salvando, abbiamo realizzato il profilo orario sull'accensione e lo spegnimento del nostro LED RGB.